Immaginate di essere seduti su una sedia, in silenzio. Dall'altra parte del tavolo, di fronte a voi, c'è un importante investitore. Vi guarda, vi scruta. È lì per valutare quanto valete e quanto vale quello che avete fatto. Dopo i convenevoli, vi fissa dritto negli occhi e vi chiede: perché fai questo? Cosa ti ha spinto a fare impresa? Io non mi ero mai posto questa domanda e sinceramente non avevo la più pallida idea di cosa rispondere, ma quasi come se non potessi contenerle, alcune parole uscirono dalla mia bocca. La cena di Natale. Al che immaginate la sua faccia, mi guardò più o meno come si farebbe con un alieno. Ma io continuai. La cena di Natale, una bella cena nel periodo natalizio, con tutte le componenti dell'azienda e le famiglie, un momento di gioia, di serenità. È questa prospettiva che tutti i giorni mi spinge a fare quello che faccio. È strano. Lui ci mette un po' a riprendersi e poi mi dice: mi hai stupito, perché quasi tutti mi rispondono per fare soldi e per farne fare tanti anche a te. Oggi siamo tutti ammaliati dal modello imprenditoriale statunitense, quello che ci racconta di tre nerd che programmano in un garage e guadagnano centinaia di milioni di dollari in un solo anno. Questo modo di fare impresa, che spesso coincide con fare profitto, utilizza qualsiasi mezzo pur di raggiungerlo. Ma questa non è la giusta fonte di ispirazione. Non può e non deve esserlo. Sapete cos'è che mi spaventa il futuro? Mi spaventa esattamente questa visione che ha come unico scopo quello di fare soldi. E mi spaventa drammaticamente la possibilità che alcuni giovani possano porsi questo come unico obiettivo. Oggi nel mondo si parla molto di start-up, di grandi exit, di profitti da capogiro, ma si parla troppo poco spesso di quelli che sono i fallimenti, che sono tantissimi. Basti pensare che il tasso di fallimento di una start-up, ovunque voi lo calcoliate nel mondo, è di circa il 96%. E questo che cosa significa? Significa che 9 su 10 non raggiungono il terzo anno di attività. Fare start-up è una cosa meravigliosa, sì, ci dà la possibilità di creare qualcosa dal nulla, ma allo stesso tempo è estremamente faticoso e drammaticamente difficile. Queste statistiche non mentono. Sulla frontiera dell'innovazione non si vive tanto bene, è un posto ostile. Nonostante tutto, però, c'è qualcuno che è accecato dal profitto, mette in piedi operazioni finanziarie che hanno come unico scopo il suo personale guadagno. E in questo modo tutto si rovescia, la forma diventa sostanza e il prodotto che viene venduto e scambiato molto spesso è la start-up stessa. Termini che provengono dagli Stati Uniti come elevator pitch, i vari round di investimento, pre-seed, seed, round A e B, ormai sono entrati nel nostro gergo. Queste sono metodologie e approcci estremamente importanti che bisogna conoscere e studiare e vanno capiti bene. Ma vanno soprattutto considerati per quello che sono, strumenti. Qualcuno invece, anche in Italia, ormai ne subisce il fascino, fino a farli diventare obiettivi. Ma noi siamo italiani, livornesi e italiani. La nostra cultura e la nostra imprenditoria da sempre hanno valori, a mio avviso, non negoziabili. La nostra stella polare deve essere generare valore, non profitto. In questo noi siamo fortunati. Siamo fortunati perché viviamo in un paese dove vi sono tracce di valore ovunque. Abbiamo tracce sotto forma di cultura ovunque. Le nostre città ne sono piene. La nostra storia ne è colma. Se poi mi posso permettere anche di dire che non siamo per niente a digiuno di innovazione e creatività. D'altronde viviamo sulla stessa terra che ha dato i Natali a Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Dante Alighieri, Caravaggio, Fermi e mille altri fino ad arrivare ai giorni nostri. E poi, diciamocelo, siamo molto bravi a fare le cose belle, e questo è vero da sempre, lo facciamo da millenni, perché è la storia a dircelo, il resto del mondo a ricordarcelo. Non dobbiamo mai dimenticarci che siamo amati nel mondo proprio per queste caratteristiche. Il nostro valore sta nella qualità, non nella velocità, sta nella concretezza, non nell'effimero. Oggi siamo il 7° paese manufatturiero al mondo, il 2° in Europa dopo la Germania, e allo stesso tempo deteniamo il maggior numero di siti patrimonio dell'umanità per l'UNESCO.
È questo quello che siamo. Non a caso noi eravamo start-upper prima che la parola start-up entrasse nel nostro vocabolario. Quando si parla di fare impresa non siamo secondi a nessuno. Enzo Ferrari, Giovanni Battista Pirelli, Pietro Ferrero, Ferruccio Lamborghini. Questi sono solo alcuni nomi di meccanici, contadini e pasticceri che hanno creato aziende in grado di generare valore, dare posti di lavoro, rialzare l'Italia del dopoguerra e lanciarla a livello internazionale pur restando ancorati al territorio che li ha partoriti. Hanno fatto questo quando non esisteva quasi nulla. Le uniche opzioni erano la fabbrica, i campi o il mare. Non esisteva la rete, non era neanche immaginabile la condivisione col mondo che viviamo oggi. Eppure l'hanno fatto, hanno creato tutto senza conoscere nulla. E questo perché molto spesso per accendere lo spirito imprenditoriale non serve chissà cosa. A volte basta solo una scintilla. Io la mia scintilla la ricordo come se fosse ieri. Era il 13 gennaio 2009, quando durante l'inaugurazione dei laboratori di robotica marina allo Scoglio della Regina, qui a Livorno, durante il suo discorso il professor Dario disse una frase che cambiò per sempre qualcosa in me. Indicando i giovani tesisti e dottorandi, disse: il lavoro può essere creato, deve essere creato, e chi se non voi in questo paese ha il dovere di creare posti di lavoro? Voi ci avete mai pensato in questi termini? Avete mai avuto la consapevolezza di poter creare lavoro e non solo cercare lavoro? Io no. Fino a quel momento no, non ci ho mai pensato. Molto probabilmente perché, come molti di voi, sono nato e cresciuto in una città che mi ha formato su assunti ben chiari. E fare impresa sicuramente non è uno dei punti in agenda della maggior parte dei giovani livornesi. E questo è un nodo cruciale, perché questo tipo di barriere vanno abbattute. Quel martedì invece decisi di cimentarmi in una sfida che per me sembrava impossibile. Impossibile perché si sa, fare queste cose a Livorno è impossibile. E è vero, probabilmente è vero che è impossibile. È impossibile a meno che però non ti butti a capofitto, nello studio, nell'approfondimento, di tematiche che magari per te sono molto lontane. Per me, per esempio, economia, finanza, business planning, gestione di impresa, erano parole quasi vuote, ma cercai di farle mie, col contributo fondamentale di quello che poi divenne il mio primo socio, che invece aveva una formazione economica. E fu in quel momento preciso, quando mettemmo a fattor comune le nostre competenze complementari, che inconsapevolmente gettammo le basi per quello che di lì a poco divenne il nostro team. E con l'ingresso di un terzo socio che dette basi finanziarie all'idea, decidemmo di fare impresa. In Italia, a Livorno. Chiedete a chiunque conoscete, sono abbastanza sicuro che vi dirà che oggi fare impresa in Italia a Livorno è da pazzi. E questo è ancor più vero se per farlo lasci un lavoro sicuro, proprio mentre tua moglie è incinta del vostro primo figlio e avete acceso un mutuo per ristrutturare casa. Immaginate cosa passò nella testa alle persone a cui voglio più bene quando decisi di togliere qualsiasi rete di sicurezza e gettarmi nell'ignoto per fondare un'azienda tecnologica nella città che amo, ma che da decenni vive un periodo di profonda crisi. Non è stato facile. Non ci è voluto poco impegno o poca forza di volontà. La strada è sempre stata in salita e con il tempo le salite, indovinate un po', sono sempre solo aumentate. E io mi dicevo, ma sarà per questo che si dice fare impresa e non fare una passeggiata di salute. Aprire un'azienda tecnologica, avviare una startup tecnologica in Italia è certamente più difficile che altrove, ma la facilità, a mio avviso, non può essere presa come parametro di scelta. Perché fare impresa significa dare il proprio contributo a un territorio, alle persone che lo vivono, significa decidere di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico di una città. Perché quindi farlo in un luogo col quale non abbiamo legami? Solo perché è più facile? O perché ci sono degli incentivi? Fare impresa significa dare tutto se stesso. Significa cimentarsi in qualcosa di più grande di noi. Significa decidere di non fare questo percorso da soli. Significa che nella scelta tra l'uovo oggi e la gallina domani tu punti tutto sul pollaio, che se tutto andrà bene costruirai e popolerai tra qualche anno. Poi, se ti soffermi a paragonare questi obiettivi con la lunghezza di una vita, ben presto ti rendi conto che il tempo è troppo poco.
Io, ad esempio, qualche giorno fa passeggiavo sul mare con mia moglie Bianca e mio figlio Michele e guardandolo giocare con un legnetto e qualche sasso, per la prima volta mi sono sentito in ritardo. In ritardo perché ha già quasi 3 anni e tra poco più di 15 diventerà maggiorenne e la sua generazione si affaccerà sul mondo. Allora mi sono chiesto, potrà essere la mia startup tra 15 anni, mi auguro un'azienda consolidata, ad attrarre le nuove generazioni? Potrà essere l'esempio che siamo stati in grado di dare, a stimolare la loro creatività e a dar loro coraggio? Io ci spero e mi pongo questi come obiettivi. D'altronde basta volerlo. Oggi nel mondo insomma, diciamo sicuramente in Italia, tutti sono convinti o si stanno convincendo del fatto che l'innovazione e l'intraprendenza dei giovani possano essere una soluzione per risollevare questo paese, questa città. Io ne sono fortemente convinto. E questo cambiamento culturale però necessita di tempo. State pur certi che vi diranno che se non sei figlio di non hai alcuna speranza. Vi diranno che l'Italia non è un paese per giovani. Vi diranno che certe cose si fanno solo in America. Vi diranno, soprattutto, che non conta la tua conoscenza, ma contano solo le conoscenze. Cazzate. Le uniche cose che contano sono la qualità del progetto e le motivazioni che vi spingono. Il progetto deve essere di livello assoluto e le motivazioni non devono mai farvi cedere di fronte alle difficoltà. Su questi spunti, ad esempio, io e il mio team abbiamo trovato i fondi per iniziare. Abbiamo riportato in Italia dei cervelli dall'estero. Stiamo dando lavoro a 6 persone e tra esattamente 10 giorni, dopo 3 anni di sacrifici, lanceremo sul mercato il nostro primo prodotto, un prodotto tecnologico, un prodotto innovativo e completamente made in Italy. E noi vi assicuro che non siamo speciali. Certo, non tutti possono fare tutto. Non voglio che passi il messaggio che con l'impegno uno può fare qualsiasi cosa. L'impegno è fondamentale, ma ci sono altre variabili fondamentali. La cultura, il talento, l'istinto e tanto altro della singola persona fanno la vera differenza. Ma questo non deve abbatterci e non deve scoraggiarci. Sottolinea una volta in più l'importanza di costruire un team e far sì che questo sia coeso e contenga al proprio interno tutte le caratteristiche per poterci far affrontare le sfide. L'unico segreto, se di segreto si può parlare, è quello di seguire sempre le proprie attitudini e passioni, quelle cose che ci fanno bruciare un fuoco nel petto, che non ci fanno sentire la stanchezza, che ci fanno correre dritti verso i nostri obiettivi. E poi cosa succede? In questa specie di trance non hai il tempo di pensare a cosa tu stia facendo e a cosa tu ti stia accingendo a diventare. Poi qualcosa cambia. Il mondo intorno a te inizia a esserne consapevole. E anche tu ammoschi qualcosa. Ma poi ci sono degli episodi. Questo momento consapevolezza per me coincide con l'ultimo aneddoto che voglio raccontarvi. Quando è che ho capito che cosa stavo facendo? Quando è che ho realizzato che cosa ho costruito in questi anni? Di fronte a un importante investitore? È la cornice perfetta, no? La mia startup che viene scelta da un importante fondo di investimento e da una multinazionale che crede e investe in una scommessa tutta livornese. E è lì, a quel tavolo, tra giacche, cravatte e strette di mano, che ho realizzato di essere diventato un imprenditore. No, non andò così. Questa sembra quasi la trama di un film, no? In realtà il mio momento consapevolezza ha coinciso con un altro tavolo. Questa volta però da una parte c'era un pediatra, il pediatra che stavamo scegliendo per nostro figlio, e dall'altra ci siamo io e mia moglie. Il medico ci ha fatto delle domande per compilare le anagrafiche dei genitori. A un certo punto fa la domanda: professione del padre? Io non so mai cosa rispondere, quindi sono lì che cerco le parole giuste, cerco di fare una sintesi, quando invece mia moglie risponde di getto e mi lascia di sasso. Imprenditore. Imprenditore, no? Imprenditore. Io. Ho scoperto di essere diventato un imprenditore dal pediatra. Ho deciso di diventarlo nella mia città, che è anche la vostra, Livorno, che è subito fuori di qui, che è pronto ad accogliere i vostri sogni e rivivere nelle vostre speranze. Gettate sempre lo sguardo oltre l'orizzonte.
tuffatevi nelle vostre idee, fatevi prendere dalle vostre idee, seguitele, fate di tutto per seguire i vostri sogni, ma restate sempre con i piedi ben piantati nella nostra terra salmastrosa, che vi assicuro può essere l'orizzonte più sconfinato del mondo. Se anche dentro di voi, da qualche parte, c'è una fiammella accesa, fatela divampare e uscite da questo splendido teatro con la consapevolezza che volerlo è il primo passo per riuscirci. Coltivate sempre le vostre speranze e siate coraggiosi.